Cari amici di Crazy Motor Life, ben trovati ad un appuntamento che aspettavo da tanto. Finalmente possiamo raccontare una storia di un ragazzo che diventa uomo, che parte con un sogno, lasciando, diciamo, la cosa sicura che ci hanno insegnato, ci hanno inculcato i nostri genitori, ma insegue quel sogno e oggi da YouTuber, da passione, da motociclista, possiamo mettergli anche l'etichetta o la targhetta addosso di un imprenditore. Quindi ho il piacere e l'onore di potervi presentare Spavald. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Ciao Lorenzo, o Spavald, anzi, mi dai proprio il là per la prima domanda. Dove finisce Lorenzo e quando inizia Spavald? Diciamo che al contrario di tanti creator che magari hanno un personaggio, no? E quindi si potrebbe pensare che Spavald sia un'entità a parte, in realtà siamo praticamente la stessa identica cosa. Infatti una delle cose che mi viene più detta da parte delle persone che mi incontra è: oh cavolo, sei proprio come nei video. Sì, sembra un'ovvietà, ma in realtà forse non lo è. Ecco, io sono uguale, so così, so esattamente come mi vedete nei video che escono. Ma forse Spavald è semplicemente un pochino più attento a comunicare il giusto messaggio perché è un personaggio e quindi sempre la cosa giusta. Lorenzo è un po' più tranquillo, meno attento a queste cose, ma poi essenzialmente ecco, è la stessa cosa. Allora, voi volete conoscere la storia di Spavald? Sigla! Lorenzo, eccoci in studio. Allora, tu cresci all'interno di una passione condivisa da tantissimi, che è quella del motociclismo. Da dove nasce? Nasce un po', penso sia merito di mio padre, perché già quando ero piccolino una volta si poteva fare, adesso non si può più fare, mi metteva in piedi sulla pedana della Vespa e mi scarrozzava in giro perché insomma, dietro non riuscivo ad arreggermi e quindi lui tranquillamente mi metteva sulla pedana e andavamo in giro. E già lì, ecco, le prime sensazioni, il vento, la velocità, delle velocità che non erano raggiungibili a piedi. Poi crescendo la passione per l'elaborazione dello scooter, ho provato la prima moto di un mio amico, me ne sono innamorato e mio padre non mi ha mai detto no, queste cose brutte lasciale stare e quindi poi ha galoppato da sola. Ma il tuo percorso di studi con quello parallelo delle moto non c'entra nulla. No, non c'entra assolutissimamente nulla. Forse ecco, facevo l'odontotecnico, quindi insomma proprio era, sai, uno dice, cavolo, facevi il meccanico, almeno, invece no. Facevo odontotecnico, però sai, l'importante è avere dei compagni di classe o comunque degli amici che hanno la tua stessa passione. Poi alla fine è quella che è stato il punto focale. Avendo degli amici che avevano scooter elaborato, la moto, usciamo dalla scuola, andiamo a farci un aperitivo, usciamo tutti insieme in moto. Eccola lì che si coltiva da sola, anche senza che la scuola sia quella lì che matcha con la passione. Quindi cresci dal punto di vista scolastico come odontotecnico e Sì. lavoravi come odontotecnico. Sì, io già dal terzo anno, quarto anno, la mattina andavo a scuola e il pomeriggio a volte andavo dentro uno studio odontotecnico a lavorare. Diciamo che è un lavoro che molti aspirano a fare, proprio perché è un lavoro che ti permette anche di poter vivere tranquillamente. Quando hai mollato tutto per iniziare il tuo percorso da creator, come ti sentivi dentro? Qual era la sensazione? Paura, smarrimento, voglia? Cosa c'era dentro Lorenzo e cosa c'era dentro Spavald? Diciamo che io ho aspettato, se non ricordo male, un anno e mezzo di YouTube. Era una cosa che già volevo fare da tempo, però ho detto aspettiamo un attimino, cerchiamo di monetizzare un po' di più su YouTube, perché il giorno che io dirò basta con il mio lavoro principale, che era l'odontotecnico, mi ritroverò senza uno stipendio, cioè mi ritroverò soltanto quei soldi che mi fornirà Google e non erano tantissimi. Quindi ho cercato più o meno di avvicinarmi con Google, con YouTube, allo stipendio che prendevo da odontotecnico. Ecco, quando ho visto che più o meno le cifre si stavano avvicinando, ho detto, lo sai che c'è? Proviamoci. Magari i primi tempi, come si dice qua a Roma, tirerò la cinghia, mi mangerò pane e cipolla, però almeno ci provo, cioè vediamo se ci riesco. Comunicarlo ai miei datori di lavoro è stato difficile, ma è stato ancora più difficile comunicarlo ai miei genitori, perché voi immaginatevi 5-6 anni fa dire al proprio genitore, ai propri genitori che insomma ancora vivevo con loro, guardate io non voglio più fare l'odontotecnico, da domani lavoro con internet. Panico, perché ma è sicuro, ma non è sicuro, ma che cosa dici, ma che qua non è un lavoro? Quindi è stato molto difficile sia per le persone che mi circondavano e sia per me, perché avevo molta paura. Ho detto boh, qui è un salto nel vuoto. Salto nel vuoto, poi alla fine sei atterrato solidamente
sul terreno perché i numeri ti danno conferma, ma da dove nascono tutte quelle idee e quelle rubriche che appassionano decine di migliaia di ragazzi? Inizialmente Lorenzo andava su YouTube, andava su video americani nella maggior parte dei casi e vedeva tantissimo il canale di Walter Riffic ed è da lì che ho preso l'idea di mettere i meme, quelli piccolini qua sotto. Mi piaceva molto questo suo stile giocoso e dove abbinava questi memes, queste faccine Garp al suo stato sentimentale. E ho detto però secondo me questa cosa va migliorata perché lì in America il vlog è tutto si parla tanto, ecco, e quindi io invece volevo qualcosa di più dinamico, qualcosa di più scherzoso. Ho detto secondo me io posso dare qualcosa, un valore aggiunto. E quindi nasce tutto da un pochettino lo guardo su internet, non sul panorama italiano, quindi cerco di guardare fuori e un pochettino idee che mi vengono in mente tantissime, motori e sapori, a caccia di usato, ce ne sono tantissime che ho pensato, mi ricordo al tempo qualcosa, ho detto mi piace la storia, voglio unire qualcosa tra storia e modo e avevo fatto So de Roma, dove andavo per queste, già all'inizio, cioè già il primo anno di YouTube, dove andavo in giro per questi punti focali di Roma, il Colosseo, eccetera, eccetera, dove li spiegavo, ma semplicemente perché ero appassionato di storia, mi piaceva, e andavamo in giro. E devo dire che le idee non mancano, ecco, io mi tengo sempre da parte 5 o 6 format che tengo lì buoni e poi magari me ne vengono altri in mente e piano piano li faccio uscire. Avrai incontrato nel tuo percorso sicuramente anche dei momenti non belli. Quanto secondo te aiuta vivere della propria passione, a superare i momenti critici, i momenti brutti? Significa tanto, tutto in realtà, perché io lo dico sempre da quando faccio questo lavoro sono rinato, perché prima facevo l'odontotecnico, sì ti piaceva, però ti svegliavi la mattina, sai quelle giornate, non so se le abbiamo vissute un po' tutti, perché poi alla fine viviamo tutti la stessa vita, che ti svegli la mattina e stai lì col cappuccino e guardi fuori, è buio, dici oddio, e non me va, che fa? E io quelle giornate lì, lavorando con la mia passione, e questa è proprio la mia passione principale, non le ho più. Anche quando devo fare dei lavori tosti, che dico porca miseria, se non lo faccio io non lo fa nessuno, e se va male è un casino, perché perdi i soldi, perdi il lavoro, però non mi pesa. Probabilmente perché sono riuscito a trovare il mio Eden, e quindi a fare il lavoro che ti piace, non che ti adatti a fare, no, che dici sì vabbè mi piacicchia, però proprio il lavoro che ti piace significa tutto, perché tu ti svegli la mattina e sei contento, anche se sai che dovrai fare il sedere. Il momento più bello dal punto di vista emozionale che hai vissuto in questo tuo percorso, qual è stato? Allora, cioè ce ne sono tanti, ricordo quelli che ricordo con più gioia, sicuramente il primo ECMA che ho fatto, perché lì cioè c'è un qualcosa di tangibile, riesci a capire, perché tu vedi i numeri, 10.000, 15.000, 20.000, dici dai cresco, ma tu non capisci, non riesci a immaginarti 10.000 persone, 20.000 persone. Quando poi vai all'ECMA per la prima volta e dici ok raga, io faccio questo raduno, ci vediamo lì a questo stand, chi vuole venire, e si presentano x mila persone e dici porca miseria, allora forse sto a fare qualche cosa di buono, cioè che cacchio sto a creare? Quello, oppure quando ho pranzato con Agostini, quando Max Biaggi mi ha contattato per girare in pista insieme, quindi ci abbiamo avuto Vallelunga soltanto per noi, per girare, per fare questo corso. Ma guarda, ne ho vissute veramente veramente tante grazie a questo lavoro. Adesso manco me le ricordo sinceramente, cioè dovrei mettermi lì con i video, perché poi è bellissimo che io quando voglio, ecco, sono un po' nostalgico, vado lì, vedo i video e dico guarda che ho vissuto. Ecco, il primo viaggio che ho fatto con Suzuki, la prima casa che mi ha dato un pochettino di credito, mi ha detto toh, prendi il V-Strom e vai a fare questo viaggio totalmente impreparato, perché era sul ghiaccio, meno 10 gradi, al confine con la Francia. Ma ce ne sono tante, tante, però queste qua sono sicuramente quelle che ricordo con più gioia. Hai parlato di corso e quindi voglio sfruttarti, tra virgolette, per lanciare un messaggio. Quanto è importante fare i corsi ai fini di sicurezza? È molto importante, anzi io consiglio a tutti quanti di entrare, se possibile, ovviamente se è economicamente possibile, di entrare in pista per la prima volta attraverso un corso. Fai il corso, capisci i fondamentali, le basi, non tanto per come si gira, perché quello poi pian piano, tramite consigli, si migliora, ma come ci si comporta, perché tantissime persone magari possono anche andare medio forte in pista, però poi non sanno le fondamentali, le bandiere, non ci si ferma in pista, e come queste tantissime altre
altre cose, e quelle sono cose importanti perché ogni volta che noi entriamo in pista ci divertiamo sicuramente, ma è un rischio, cioè è innegabile che la moto è pericolosa, entrare in pista è ancora più pericoloso, quindi almeno dobbiamo essere preparati e capire, studiare. Bisogna fare quel quarto d'ora, 20 minuti di teoria, sana buona teoria. Ti piace più essere chiamato Spavald o Lorenzo? Bah, dipende. Diciamo che se in giro così con gli amici o anche persone che mi salutano, Lorenzo, mi piace più Lorenzo. Il Lorenzo di oggi, quando guarda indietro, cosa pensa? Questa è una bella domanda perché è una sensazione strana, perché tu ti guardi indietro e dici, cavolo, ma ti rendi conto in 6 anni che cosa ho fatto, che cosa ho passato, che cosa sono riuscito, e allo stesso tempo però non mi gratifico mai da solo, cioè non dico mai, bravo, sei stato bravo, hai fatto questo, hai fatto quello, perché se poi mi metto lì a fare la lista di tutte le cose che ho fatto, cioè dico, ma davvero ho fatto tutte, è incredibile, cioè ho preso lo studio, ho preso il secondo studio, ho preso il garage, poi dico, ho fatto una marea di cose, e allo stesso tempo però ogni giorno dico, vabbè, ma non è niente di che, cioè bisogna arrivare lì, bisogna fare quello, non mi guardo mai indietro e dico, oh, ho fatto delle belle cose, guardo sempre ho fatto delle cose, ma devo arrivare lì, devo fare quelle altre cose, e quindi è un po', mi piacerebbe invece guardare indietro e dire, ho fatto tante belle cose, e gratificarmi un po' di più da solo, perché secondo me a volte serve, e io non ci riesco. E invece il Lorenzo che guarda avanti cosa vede? Lorenzo che guarda avanti vede cose sempre più grandi, cose sempre migliori e cose anche irraggiungibili. A volte dico, porca miseria, ma sta cosa è troppo grande, un po' come l'officina, no? Dico, vabbè, l'officina è irraggiungibile, io non ce l'avrò mai in officina. E invece adesso ce l'ho e dico, vabbè, non è niente di che, via, forza, che cosa possiamo fare? Facciamo qualcosa di più grande ancora, e quindi vedo sempre cambiamento, motivazione e cambiamento. Lorenzo è istrionico come persona, Sì. gli piace proprio circondarsi sia di cose belle che di belle persone, e grazie ai tuoi video lo vediamo, vediamo i tuoi amici, vediamo chi ti sta vicino, e vediamo che è tutta gente vera. Assolutamente. Cosa preferisci? Quello che ti dice la dura verità in faccia o quello che ti fa il sorriso e invece dietro quel sorriso c'è un mondo di non disprezzo ma comunque di ineguatezza? No, ho sempre preferito la schiettezza e le persone che ti guardano dietro gli occhi e ti dicono, guarda, secondo me questa cosa non va bene, questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace, ed è sempre stato il mio modo di vivere la vita e di circondarmi di persone, perché quelle stesse persone di cui tu appunto stavi parlando sono tutte persone, sembra brutto dirlo, però effettivamente è così, selezionate, perché io ho sempre allontanato tutte quelle persone che non mi convincevano o che capivo che non erano un più nella mia vita, ma un meno. E quindi pian piano, se tu ti circondi di persone, di amici, di collaboratori che ti guardano dritto negli occhi e ti dicono che cosa realmente pensano, poi dopo hai fatto già metà del lavoro, perché è difficile che arriverà qualcuno e come si dice, ti pugnalerà alle spalle. Però di base è sempre meglio qualcuno che ti dice la verità, anche se dura. La cosa più simpatica che ti è capitata in tutto questo tuo percorso in moto qual è stata? Ma oddio, pure qui sicuramente ne sono successe tantissime. Mi ricordo una volta stavo al ristorante e ho fatto questa storia, ovviamente mi inquadravo e inquadravo anche delle persone dietro, e niente, insomma, mi scrive la sera una persona che evidentemente avevo inquadrato dietro e mi scrive: Spavaldo, senti, ma potresti per favore cancellare la storia? Perché sai, io vedi, sono quello lì e sto a cena con una ragazza, ma quella non è la mia ragazza. Capito? Cioè, e quindi mi ha detto, potresti cancellare la storia. Ma figlio mio, gli ho detto, ma figlio mio, ma vedi pure che sto lì, ma levate, no? Si fatte cambiare a tavolo. Quindi questa è una delle tante cose che mi viene in mente, io racconto sempre perché mi ha fatto ammazzare delle risate. Però ce ne stanno tantissime, cioè se io adesso mi mettessi a elencare tutte le persone, cioè giusto ieri vedo l'innocenza dei bambini, no? Perché io ho fatto quel format dove andavo a prendere i ragazzi a scuola e un ragazzo mi scrive: ciao Spavald, mi vieni a prendere a scuola? Sono della Sicilia. Quindi tu dici, cavolo, mi piacerebbe molto, ecco, servirebbe il teletrasporto. E come queste qua ne arrivano tantissime altre che mi fanno sorridere. Voglio far passare un'immagine, no? Di un bruco che poi diventa crisalide, che poi diventa farfalla. Ti senti già farfalla? Sì, mi sento già farfalla perché mi sento, ecco, quell'Eden di cui parlavo prima, mi sento soddisfatto. Cioè io dico, ok, voglio sempre fare, voglio fare di più, voglio
arrivare lì, voglio fare questo, voglio fare quello. Però anche così, dopo tutto, non sto male. Ho fatto un sacco di cose belle, ho fatto il mio percorso, specialmente in un ambiente dove ogni giorno arrivano creator nuovi, più giovani, e quindi io mi sento di non dover più, come posso dire, dimostrare. Ecco, prima volevo sempre dimostrare, volevo fare, dovevo stare lì. Adesso non dico più devo stare lì. Io faccio il mio, cioè faccio quello che piace a me, non me ne frega niente se non piace agli altri. Meglio se piace agli altri, sono contento, però preferisco mantenere quello che piace a me, perché poi è quello che ti permette di stare sereno. Perché se tu rincorri sempre questo mondaccio, che io chiamo mondaccio dello YouTube, dello YouTuber, tu a un certo punto ti ritrovi a dover fare qualcosa che non piace a te, ma piace al pubblico. Perché per fare i numeri devi fare per forza così, devi fare quello che piace agli altri. Questo va bene fino a un certo punto, quindi facciamo qualcosa che piace agli altri, però soprattutto deve piacere a me. Devo dire che sono contento per questo, perché riesco a farlo e riesco a fare i miei numeri che vanno bene. Non sono enormi, non sono quelli che dico cavolo, mi piacerebbe fare quelli là, però lasciamoli, via, lasciamoli a qualcun altro che si mette lì e fa cose che piacciono agli altri. A me non me ne frega niente, io faccio quello che piace a me, e per cui dico, io mi sento già farfalla, ho raggiunto il mio mondo ideale. Quante problema può creare Spavald a Lorenzo? Allora, me ne ha creati tanti in passato con le mie relazioni, soprattutto, perché stai a cena, tu dici, ok, ci facciamo una seratina intima, no? Poi, mentre stai mangiando, arriva la persona, grande Spavald, famose una foto! 1, 2, 3, poi ovviamente la persona con cui stai magari si fa rode, o quello, oppure stai a fare una passeggiata e ti fermano 1, e ti fermano 2, e ti fermano 10, e l'altra persona soprattutto non viene considerata, perché è questo che succede per la persona che sta vicino a te, perché non è ciao, buongiorno, scusami se ti disturbo, tipo possiamo fare una foto, possiamo fare una chiacchiera, è sempre oh grande, famosa una foto, e l'altra persona non viene mai considerata. Questa è la realtà di quello che succede. Quindi se hai vicino a te delle persone che questa cosa la capiscono, sia a livello relazionale che non, anche d'amicizia, questa cosa può dar fastidio, allora va bene. Però ecco, Spavald può creare parecchi problemi a Lorenzo, che sia l'andare a cena con i suoceri e ci stanno le persone che ti imboccano sul tavolo, sta a te poi cercare di avere la fanbase giusta, porti nel modo giusto, i modi giusti, perché sennò poi è un filo sottile tra Spavald ha detto di no perché in questo momento e Spavald è un oronzo perché si è comportato così. Quindi diciamo che questa vita qui può portare abbastanza problemi all'io interiore, a Lorenzo nel mio caso. Sta a te poi gestirlo. Parlavamo all'inizio di quando hai comunicato la notizia ai tuoi genitori. Sì. È un po' lo sbigottimento da parte dei tuoi. Sì. Oggi invece, come ti guardano? Oggi sono parecchio fieri. Sono i fan numeri 1, guardano, vogliono vedere i video prima che effettivamente siano online. Ho un bellissimo rapporto con mia madre e mio padre, però non ci sentiamo spessissimo, proprio perché noi siamo così, siamo un po' orsi dentro. Ecco, questo è un mio grande difetto, ma sia con i miei genitori che anche con i miei familiari. E loro però, io dico, voi avete una grandissima fortuna, cioè voi potete vedere tutto quello che faccio senza che vi chiamo, vi aggiorno, e loro dice sì, ma infatti a noi ci sta bene così, perché noi vediamo che tu sei contento, che fai le tue cose, che sei soddisfatto, vediamo proprio una rapida escalation dei miglioramenti, e quindi loro sono veramente tanto fieri, e io lo vedo quando passano in officina, quando ne parlano con i familiari, con gli amici, oppure quando capita spesso che papà magari va da qualcuno e dice no, perché io seguo sto ragazzo, guarda, è mio figlio, e lo vedo proprio che si riempie d'orgoglio. Loro sono super fieri di quello che faccio, da quando ho le officine ancora di più. Lorenzo, facciamo un viaggio ipotetico. Allora, te lo dico la moto che sceglierei? Certo. Al momento penso che prenderei per viaggiare una Tiger GT Pro, perché nel viaggio che ho fatto 1200, nel viaggio che ho fatto per andare a Stonehenge mi ci sono trovato benissimo, e in questo momento sarebbe ardua la scelta tra Machu Picchu e Città del Capo, quindi tutti quanti vogliono arrivare al punto più estremo del nord, che è Capo Nord, e lo voglio fare, però lo vedo un po' come lo farò, ma in questo momento lo vogliono fare tutti, io voglio fare qualcosa che non fa nessuno, ecco, e quindi invece Città del Capo è un po' più difficile da raggiungere ed è quasi irraggiungibile viaggiando da qui in moto, perché comunque bisogna passare delle zone che non sono proprio sicure, ecco, mi piacerebbe quello, e Machu Picchu perché l'ho sempre voluta vedere, un po' come Stonehenge, un po' come il Monte Olimpo che sono riuscito a vedere qualche giorno fa, prima o poi riuscirò ad arrivare anche lì. Ma il viaggio lo faresti da solo o in compagnia? In compagnia, a me non piace viaggiare da solo, proprio
probabilmente qualche viaggio da solo lo farò, però a me piace condividere. Mi piace condividere il viaggio, perché poi io ho una grande fortuna, cioè effettivamente quello che sto vedendo poi lo posso condividere con tantissime persone, grazie a quello che faccio, però non è mai come condividerlo di persona. Ecco, di base non so perché a me il viaggio scatena questa idea dove qualcun altro insieme a me deve vedere quello che io sto vedendo di persona. E quindi ecco, in questo caso è stato Giulia, perché poi vabbè, condividere il viaggio con la persona che ti sta accanto c'ha tutto un altro sapore. Quindi per me il viaggio è in compagnia. Una moto del passato che, se avessi la possibilità, metteresti in garage anche solo per guardarla. Se dovessi fare una scelta così su due piedi, prenderei una Desmo 16, che non è nemmeno la più costosa, o cioè in realtà qualcuna ogni tanto difficile, però se ne vede. Però semplicemente per quello che è stato e per quello che ho vissuto io quando ero più piccolo, no? Quando è uscita, e porca miseria. E quindi mi piacerebbe avere una Desmo 16 in garage. Altrimenti, invece, se dovessi fare una scelta un po' più di cuore, prenderei un Honda 4, che è una moto molto vecchia che aveva mio padre. Papà mi parla sempre di sta moto, mi fa vedere sempre le sue foto che sta in sella, coi capelli lunghi, da giovane, e andava in giro con mamma. Quindi prima o poi penso che un Honda 4 nel garage me la metto. Vorrei spiegassi la sensazione che hai quando sali sulla moto e inizi a camminare. È una sensazione abbastanza difficile da spiegare, perché per me è sempre stata libertà. Io non ho mai utilizzato interfoni, chiamate, perché quando vado in moto devo essere io, quando guido. Poi quando si tolga il casco, ok, compagnia, eccetera, eccetera, ma quando guido sono io, la moto e la strada. Silenzio, e per quanto la moto può fare casino, dici come? Silenzio, silenzio mentale. Io quando guido o non penso a niente, e quindi è bellissimo, perché è un lusso per me, o viaggio mentalmente e penso, io penso che la maggior parte delle cose, dei video o delle buone idee che io abbia mai avuto nella mia vita, soprattutto col canale, le ho ideate in moto. Quindi mentre andavo in moto, funge sia da angolo dove poter riposare la mente, sia da spazio in cui creare nuove idee. Forse in base alla giornata, in base a come sto io dentro. Durante questa chiacchierata abbiamo scoperto che tanti sogni del cassetto sono già stati realizzati, Esatto. ma quel cassetto è vuoto o ci sono ancora delle cose dentro? No, 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 sì. È strapieno, in realtà è strapieno. Ci sono tante cose che ancora voglio fare, che sia viaggi o che sia proprio progetti, perché come vi ho detto, ok, ho fatto l'officina a Battistini, l'ho migliorata, eccetera, eccetera, bellissimo. L'officina a Vallelunga, che ho lì ancora un sacco di progetti, ma in realtà io ne ho tanti altri. Sono tutti bei progetti, ecco. A me mi viene da ridere quando poi vedo su internet determinate cose e vi dico, progetto incredibile, progetto... Poi vado a vedere e so è fondamentalmente delle cagate. Cioè i miei progetti sono progetti che dico cavolo, questo è veramente difficile da realizzare. Spero di riuscirci. Il problema è che devi essere sempre bravo a circondarti di persone giuste, perché da solo anche l'officina, no? L'officina, le due officine non vai da nessuna parte. Idee giuste e collaboratori proprio a livello finanziario, perché poi un po' tutte le idee che ti pare, ma se non c'hai i soldi per realizzarli, essendo partito da zero, pian piano ingrani e devi fare gli investimenti giusti. Poi però gli investimenti giusti, ok, c'è l'officina, c'è quello e quell'altro, ma sei limitato, perché se l'idea è prendere, che ne so, dico, l'officina da 1500 metri quadri con quell'altro dentro, bello, sì, fantastico, mi piacerebbe tanto, serve 1,5 milioni, chi ce lo dà? E quindi capisci come farlo, è quello, capisci come farlo. Si può fare, non si può fare? Ci stanno tante cose nel cassetto. Spero che la mia vita mi darà la possibilità di poterli realizzare. Il Lorenzo di oggi si sente più creator o imprenditore? Creator, si sente sicuramente più creator, perché è quello con cui sono partito. Ecco, infatti quando la gente dice che fai, a me viene sempre da rispondere, anche se sarebbe più semplice dire imprenditore, c'ho un'officina, così ti togli. Mi viene sempre di youtuber e poi da lì, lo youtuber, ma c'è vivi, ma c'è campi, ma è il lavoro, ma quanto guadagni de su e giù. Però ecco, mi viene sempre da di youtuber perché poi è effettivamente quello da cui sono partito, e forse perché mi occupa tantissimo spazio l'officina, come gestirla, perché è stata completamente rivoluzionata, cioè voi vedete soltanto la facciata, le persone che ci lavorano dentro e lo scherzo che si crea durante determinati format, ma la base dell'officina, che è chi fa cosa, come, dove, in che modalità, in che tempi, quanto
voce devi mettere, quello deve essere sempre pulito, tutte cose che sono state rivoluzionate e dette, perché io poi son malato e deve essere tutto sistemato, tutto pronto, tutto preciso, perché è una cosa dove c'è il mio marchio, il mio stemma e quindi deve essere preciso, deve essere perfetto, se no m'arrabbio. Una volta che ho gestito quella cosa e controllare che venga tutto fatto nel modo giusto e recepito, poi ho fatto anche lì e devi essere bravo in maniera che va. Quindi a parte andare lì ogni tanto e di fate questo, questo, questo e questo come è andata, ok, beh, poi il lavoro vero è questo qua per me, perché è grazie a questo che riesco a fare quello lì ed è grazie a questo che riuscirò a fare tantissime altre cose. Quindi ne sento più questo. Io ti devo dire grazie per aver accettato l'invito di Crazy Motor Life a raccontarti e a raccontarci tutto il tuo percorso sino ad oggi e magari tra qualche anno ci possiamo rincontrare per vedere gli step successivi e per vedere questa farfalla dove ha preso il volo e in che direzione è andata. Io ti ringrazio a te per questa possibilità, sei stata molto gentile a invitarmi, e anche perché io questi tipo di interviste non difficile che le faccio, però penso che in realtà facciano bene, perché ogni tanto stacchi e parli anche di quello che hai fatto, no? Quello di cui parlavamo prima. Quindi penso che so più io che devo dire grazie a te, insomma. No, sicuramente siamo noi di Crazy Motor Life e dobbiamo ringraziare te che hai accettato l'invito nella notte di Misano, a Misano Circuit, con il sottoscritto che gridava a Spavald, ti sei fermato, abbiamo scambiato 2 battute, immediatamente devo dire la tua disponibilità è stata immediata, quindi di questo ti diciamo grazie ancora oggi. Ovviamente tutti voi che ci seguite, anzi ve lo dice Spavald, cosa devono fare tutti quelli che ci seguono? Devono lasciare ovviamente mi piace, che sta qua sotto, iscriversi, che tanto costa niente, c'è un attimino, vai qua sotto, iscriviti. Se ti è piaciuta questa intervista ce ne saranno tantissime altre, sempre sulla stessa linea, e quindi perché non iscriversi e perché no attivare anche la campanella, così almeno quando esce un'intervista, quando esce un nuovo video, vi arriverà la notifichina che vi avviserà e andate a vedere. Lorenzo, ciao e grazie. Ciao!